Buonasera Ambrosini, grazie della presenza. Grazie a voi Ti dell'invito. presenti? Ti Sì, presenti? faccio una Cosa piccola fate? Chi presentazione. siete? Perfetto, sono Giuseppe Ambrosini, responsabile del Dipartimento Software della ditta Sara e sono in azienda da poco più di 5 anni. La Sara è un'azienda a conduzione familiare che nasce negli anni 50 e negli anni 80 si afferma nel mondo della tornitura di precisione con la produzione di transfer lineari per la realizzazione di sfere e diamantatrici per il settore a gas. Negli ultimi 15 anni stiamo sviluppando una nuova tipologia di macchine, la linea Spindor, che è quella che vedete alle mie spalle. Si tratta di un plurimandrino lineare che, a differenza degli altri prodotti sul mercato, ha una grande flessibilità. Infatti è possibile realizzare contemporaneamente due pezzi uguali o differenti partendo da spezzone di barra o da prestampati. Inoltre ha un tempo di attrezzaggio molto basso di 12 minuti, questo fa sì di ridurre gli sprechi del processo produttivo e anche di ridurre i lotti di produzione che abbiamo visto essere una richiesta dei nostri clienti, una richiesta sempre maggiore nel mercato. Come dicevo, siamo una piccola azienda bresciana, siamo una trentina, quarantina di dipendenti con sede qua nel Bresciano a Colle Beato. Come vi siete incontrati con Gatti Filtrazioni Lubrificanti? Che lavoro Ma avete sviluppato insieme? come il cliente di prima, il signore di prima, anche noi ci siamo incontrati per un piccolo problema che avevamo su un filtro che si intasava. Da lì abbiamo conosciuto il nostro ufficio acquisti, il nostro commerciale mi ha presentato il Gatti, da lì parola dopo parola abbiamo capito che si poteva fare qualcosa in più e si poteva fare soprattutto quella che noi chiamiamo la manutenzione predittiva, alla quale noi siamo molto interessati. Quindi abbiamo cominciato a parlare, abbiamo condiviso che sensori poter installare e cosa installare. Se volete vi mostro i sensori che abbiamo installato. Parto da una rappresentazione grafica che abbiamo estrapolato dalla piattaforma che Gatti ha sviluppato e con la quale noi siamo in grado di tenere monitorati costantemente tutti i dati. Come vedete dal grafico ci sono i pallini verdi, indicano i sensori, che oltre sulla vasca del refrigerante noi ci siamo spinti un po' oltre perché abbiamo inserito anche sensori di vibrazione di temperatura anche su tutto il resto della macchina, in particolare sulla centralina idraulica e sui nostri elettromandrini, che sono una parte un po' delicata del nostro plurimandrino. Ho la possibilità di farveli vedere, magari ci avviciniamo alla vasca, che sono quelli sulla vasca. Qua potete vedere la centralina che tiene sotto controllo i parametri dell'acqua emulsionato degli oli, in particolare i parametri fisici e chimici. Devo dire che è molto interessante perché fino ad ora non avevamo nessun strumento per tenere sotto controllo. Mi avete perso? Sì, io la sento, per un mi avete minuto l'abbiamo perso? persa. Per un minuto. Ripeto, ci siamo avvicinati, non so dove era tirato, comunque mi sono avvicinato alla vasca per farvi vedere i sensori che stiamo montando. Questa è la centralina che analizza il liquido refrigerante all'interno, quindi per i parametri chimici e fisici degli ori. È molto importante perché fino ad ora non avevamo nessun strumento di questo tipo e tutto era demandato all'utilizzatore finale. Tutte le pompe presenti sulla vasca poi sono dotate di sensori di vibrazione. Vi porto da questo lato che vi faccio vedere quella che abbiamo montato sulla pompa dall'alta pressione, ma tutte le pompe sono monitorate. E infine possiamo vedere altri due sensori che sono quelli di pressione sui filtri di mandata dell'acqua, pressione ma anche temperatura, che ci tengono costantemente rilevato se il filtro è intasato e la temperatura del liquido verso la macchina. Questa è un po' la panoramica di tutti i sensori che abbiamo montato. Poi come dicevo prima ci sono quelli in macchina sulla centralina idraulica e sui mandrini, ma sono all'interno e quindi non posso mostrarveli. Molto davvero terra a terra. La domanda è, che passaggio c'è stato da non avere questi sensori ad averli? Quali sono stati i vantaggi? Guarda, l'obiettivo che noi volevamo ottenere era quello di innanzitutto monitorare in real time la macchina per tenere sotto controllo tutto il processo produttivo e fermarla se ci fossero state delle anomalie. Ma molto più importante era quello di sviluppare con Gatti degli algoritmi per la manutenzione predittiva.
per ridurre totalmente i fermi macchina, in questo caso dovuti alla centralina idraulica, ma con l'installazione anche degli sensori cerchiamo di ridurre a zero tutti i fermi macchina improvviso a 360 gradi di tutta la macchina. Perché cercare dal nostro lato giornalisti di spiegare che manutenzione preventiva e predittiva non sono la stessa cosa. Non sono esattamente la stessa cosa, non è da anche perché qual è il vantaggio che noi vorremmo avere? Il vantaggio che vorremmo avere è quello per il nostro utilizzatore finale, è quello se riduciamo i fermi, quindi hanno un saving sia sui costi della manutenzione e hanno anche un aumento della produzione. Essendo le nostre macchine a tempi ciclo molto elevati, quindi si parla anche di pezzi di 4-5 secondi, anche solamente un fermo di pochi minuti va a intaccare la produzione. Il lato nostro invece è quello di poter garantire al cliente le performance della macchina sempre stabili, da quando la macchina esce di qui fino a quando non ha finito il suo ciclo vita, quindi per la durata di tutti gli anni. E anche qualora noi vedessimo un degrado di queste prestazioni, di riuscire a intervenire in anticipo al guasto. Un'ultima domanda, che ci sono altri potenziali, anzi due domande. Uno è stato, come è stato questa trasformazione, diciamo, questa nuova metodologia, applicarla, implementarla? E secondo, cosa potete fare in futuro, che altri sviluppi possono esserci? Guarda, è stato, non dico che sia stato facile perché noi siamo un'azienda piccola, quindi la manutenzione predittiva ne abbiamo sempre sentito parlare, molti ce l'hanno proposta, ma poi non si arrivava mai al concreto. Con Cat Infiltrazioni, conoscendo la qualità dei loro prodotti e dei loro servizi, soprattutto come dicevo nel campo dell'olio che sono presenti da anni, siamo convinti di riuscire ad arrivare a siamo sicuri di riuscire ad arrivare a questa soluzione. L'altra domanda, scusi? La seconda. E ci sono altre potenziali idee da sviluppare? Il potenziale, noi come dicevo prima non vogliamo limitarci agli oli, alla centralina refrigerante, ma vogliamo andare a monitorare il singolo componente della macchina. Adesso noi ci siamo concentrati sulla macchina e sugli elettromandrini, ma vogliamo riuscire ad andare a misurare, a tenere monitorato il singolo pistone, il singolo attuatore pneumatico, quindi fare davvero una manutenzione predittiva a 365 gradi su tutti i componenti della macchina, non solo elettrici ma anche pneumatici, in modo da davvero ridurre a zero i fermi macchina. Grazie mille Ambrosini, non so se Fabio Gatti vuole una battuta, vuole salutare anche solo Giorgio Ambrosini per la sua presenza. Tra l'altro mi permetto di dire molto bello il viaggio virtuale in azienda, in live. No, volevo solo ringraziarti moltissimo, perché credo che non ci sia altro da aggiungere, perché quando un cliente, sia prima che adesso, queste parole, noi non possiamo riempirci di gioia e continuare ad investire in tecnologia e di innovazione. Perché le sfide non sono solo nostre, ma sono insieme ai nostri clienti e ai nostri partner. Perché io ho sempre una frase: better together, insieme è sempre meglio, e si raggiungono traguardi secondo me molto più grandi e ambiziosi. Sono pienamente d'accordo, ti rubo giusto ancora 2 minuti per dire ai vostri ospiti che se vogliono venire a vedere i sensori dal vivo che funzionano, noi siamo aperti fino a fine settembre anche con l'open house, quindi possono venire a vedere i sensori, la nostra macchina, se sono interessati possono contattarci e organizziamo una visita. Così vedono dal vivo. Grazie anche per questa occasione, sicuramente chiederemo ai clienti di venire presso i vostri stabilimenti. Perfetto. Grazie ancora. Perfetto, grazie a voi, buona continuazione, salute a tutti.